Però il karma, la gente pensa che sia legata a vite precedenti, ma il karma noi lo generiamo ogni secondo. Certo. E quindi dovete essere accorti ogni momento. Ricordatevi che il karma agisce, segnatevi questa cosa. Poi se volete possiamo fare anche un piccolo test. Segnatevi, se siete d'accordo facciamo un piccolo test. Segnatevi questa legge importante. Il karma agisce su 4 livelli. Tutte le parole che dite generano karma. Tutte le azioni che compiete generano karma. Tutti i pensieri che producete generano karma. E attenzione, tutte le intenzioni che avete generano karma. Quindi sono tutti affari vostri. Quindi se voi ricevete un'ingiustizia e col pensiero avete l'intenzione di dargli una saccagnata in testa, avete generato karma, anche se poi la saccagnata in testa non gliel'avete data. Sappiatelo, questa è una cosa comprovata. Per quanto riguarda le vite precedenti, possiamo già fare adesso questo test che è molto simpatico. Ci vuole un foglio bianco e quindi vi lascio qualche secondo per procurarvi un foglio bianco e una penna e vediamo se voi avete un karma in credito, siete in credito o in debito con la vostra vita. Ok? Quindi questo è molto importante. È un autotest che dovete farvi, quindi sinceri, quindi con umiltà, e dovete seguire attentamente tutto quello che adesso vi dico. Guardate, non l'avevo previsto, lo tiriamo fuori così. Spero che vi faccia piacere. Non vedo più muoversi i messaggi, però penso che stiano andando, no? Come... guarda, ci sono quasi 200 persone in ascolto e stanno scrivendo poco, credo, in questo momento perché stanno ascoltando, ma arriverà la fase in cui potranno fare qualche domandina. Mandateci un po' di cuoricini in modo tale che vediamo che ci siete, perché noi vi vediamo, però ci sta. Bloccato, non vorrei che stiamo parlando e siamo fuori. No, è tutto in diretta e tutto sta andando su tutti i canali, vai tranquillo. Bene. Allora, eccoli qua, bravi, grazie. Ok, allora piccolo test per vedere se siete in credito o in debito e non dovete andare a vedere la vostra vita precedente, ok? Adesso dovete segnare le voci che ora io vi dico. Magari ci vorrebbe un pennarello. Sì, cerco di procurarmi un pennarello. Dobbiamo fare un esercizio perché col pennarello si vede meglio. Il bello della diretta. Sì, ce n'è uno rosso, va benissimo. Allora, mettete il foglio in verticale e cominciate a segnare 0,7, un po' giù dall'intestazione, un po' giù, segnate 0,7 sulla sinistra, ok? 0,7. Poi dopo vi spiego. Sotto segnate 0,14, scusate, 7,14 e sotto segnate 14,21. Quindi questa è la prima parte. 07, 714, 14, 21. Ok, perfetto. Poi sotto segnate queste parole che adesso io sto scrivendo. Un momento. Ancora un momento. E questo che le faccio vedere le dovete scrivere anche voi. Bene. Allora, ecco. Foglio in verticale 07, 714, 1421 e adesso scriviamo sotto queste parole: amore, soldi, salute, famiglia, soldi, salute, famiglia, lavoro e godimento della vita. Sono 9 voci. Ripeto, da capo: 07, 714, 1421, amore, soldi, salute, famiglia, lavoro, godimento della vita. Scrivete godimento. Ok, spero che siate tutti allineati con me.
A questo punto, in alto, in quello spazio vuoto che abbiamo lasciato, mettiamo queste due lettere grandi, C e D. Ok. A questo punto creiamo una linea verticale, e poi io per comodità farei anche tante linee orizzontali, in modo tale da avere uno schema semplice, fatto un po' così come vi pare. Quindi qua sotto quadernino a righe, ero avvantaggiato. Momento che arrivo. Eccolo qua. Il mio è fatto da cani, ma vi fa capire. Molto bene. Fate prima una riga verticale in mezzo a C e D, poi fate una riga orizzontale sotto ogni voce, e poi mettete un'altra riga di fianco a C, e infine mettete totale. Spero di essere stato chiaro. Fate questo test che adesso vi dico, perché è interessante. Allora, mentre voi preparate le vostre righe, io vi spiego che cosa significa 07 714 14 21. Significa, cari miei, che noi fino a 21 anni siamo stati vittime, non siamo stati protagonisti, siamo stati vittime della vita stessa, ovvero i nostri genitori in primis, poi i nonni, poi la società, la scuola, i professori, i compagni, e la chiesa, l'oratorio, e via dicendo, ci hanno condizionato, ci hanno creato e modellato a loro piacimento. Se io ho delle paure, ho delle manie, ho delle convinzioni, è perché la maggior parte mi sono state inculcate durante questo periodo lunghissimo, che si suddivide in 3 settennati. Il primo settennato si chiama 07 ed è la costruzione del corpo dell'anima, ovvero noi ci basiamo sul nostro sentire, scopriamo il mondo, non abbiamo altro che da imparare parole, conoscere il mondo ed essere amati. Tu come sei stato? Tu come stavi? Secondo periodo, 7-14. 7-14 è l'anno, sono i 7 anni più importanti della nostra vita. Noi siamo oggi ciò che eravamo dai 7-14 anni. Si chiamano gli anni della costruzione del corpo mentale. Segnate mentale. Io ricordo tutto, prendo coscienza e divento un essere indipendente, ma sempre dentro un contesto come vittima. Quindi, se mio padre era assente o era violento, io ne subirò le conseguenze. Se avevo un problema a scuola e non ero compreso a casa, io ne avrò le conseguenze. Se mio padre tornava a casa, mangiava e non ascoltava nessuno, litigava con mia madre, io ne avrò le conseguenze. Se io, femmina, non vedo mio padre, oppure ho un conflitto con mia madre, e via dicendo. 14-21, poi per esempio andavi in vacanza, cosa succedeva la domenica, la famiglia era unita, non era unita, mio padre se n'è andato, ci ha lasciato, ci sono tutte le varianti ovviamente. 14-21 è la costruzione, gli anni della costruzione del corpo delle emozioni, ovvero io ancora non conosco le mie emozioni, non conosco le emozioni, e quindi le sto strutturando in quei 7 anni che vanno dai 14-21, il liceo e poi l'università o il lavoro, trasformazione del corpo, primi innamoramenti, idealizzazione dell'amore, bisogno di libertà, e tutto questo che viene travolto dalle emozioni. Come sono stati quei 7 anni? Belli, brutti, neutri? E a questo punto andiamo a vedere le voci della vostra vita fino ad oggi. In amore, rapporto coi soldi, che salute avete avuto, ricordandovi che nessuno può pensare di stare tutta la vita in salute. Ovviamente la salute esiste perché c'è la malattia. La famiglia intendo la famiglia vostra, se ce l'avete ora, quella che avete formato voi, è una bella famiglia o non è una bella famiglia? Poi abbiamo il lavoro,
come sono stato fino ad oggi col lavoro, bene, male, incazzato, faccio un lavoro che non mi piace, faccio un lavoro pagato poco, faccio un lavoro che sono felicissimo, sono la persona più felice, faccio un lavoro che amo la follia. E infine il godimento della vita. Ma io fino ad oggi me la sono goduta, sta cavolo di vita o no? O è tutta una fatica, una rottura di coglioni? Chiaro il concetto? A questo punto attenzione a non sbagliare, perché qui abbiamo una C e una D. È facile andare in confusione. Ascoltatemi bene. Attenzione. Se io ho avuto dei 7,14 schifosi, che non ricordo con piacere, devo mettere una X sulla C, perché sono in credito. Io ho avuto 7 anni di merda e sono in credito. Se io in amore mi è sempre andata male, ok, sono sola e i miei uomini mi hanno tradito, mi hanno lasciato sola, una cosa, sono in credito. Dovete essere onesti però, fare la somma della vostra vita, non solamente l'ultima storia, ok? Attenzione, se a me in salute mi è sempre andata bene, ho una bella vita in salute, sono in debito. Sono in debito, mi devo sdebitare col karma, mi devo sdebitare. Se ho sempre avuto soldi, e qua entriamo proprio nella parola sdebitare, non ho mai avuto di problemi di soldi, mi è sempre arrivato tutto, ho avuto un'eredità, i miei genitori mi hanno comprato la casa, che cavolo ne so, sono in debito, mi devo sdebitare. Poi ci potrebbe essere che un po' è un po'. Potete mettere la X sia di qui che di qua se ritenete che la cosa sia un po' e un po'. D'accordo? Allora, attenzione, al mio via cominciate a mettere le X e poi qua sotto fate la somma. Totale credito, totale debito. Ok? Potete procedere. Allora, 07. Fa qualcosa, canticchia. Cantiamo noi e guarda, le diciamo in diretta addirittura. Allora, guarda, io ti dico 07 sono in debito. Ho avuto tanto amore. 7,14 sono in credito, ho avuto molto dolore. Vedete come anche ogni vita... Anche 14,21, Marco. Ho avuto lo stesso dolore che ho avuto dai 7,14 con un'altra persona. Però sono anche in debito, perché nonostante ci fosse quel dolore ho avuto tanto amore anche in quella famiglia. Bene. Allora ricordatevi, per quanto riguarda i risultati, che un buon risultato è quando c'è equilibrio. Vale a dire che avete in equilibrio le C e le D, tipo sono 9 voci, 4 e 5, oppure avete messo più X, 6 e 6, 6 e 5, e c'è un equilibrio nella vostra vita, cioè da una parte avete preso e saccagnati in testa, dall'altra parte avete ricevuto. Quindi è un equilibrio che si crea. Qual è il problema? Il problema è quando c'è un eccesso di D o un eccesso di C. Cioè se io su 9 voci ce ne ho 6 di C, 7 di C, ragazzi bisogna muoversi, bisogna darsi da fare, perché siete troppo in credito. Adesso tocca a voi, dovete darvi una mossa. C'è qualcosa che non funziona nella vostra vita. Allo stesso modo, se io ho un eccesso di D, allora io ti chiedo, ma tu ti stai sdebitando? Dato che hai una vita così meravigliosa che ti devi sdebitare quasi tutte le voci, lo stai facendo? Perché se non lo stai facendo, arriverà il karma e agirà. Questo ti voglio dire. E se non lo stai facendo per tutta la vita, è quello che ti porti nella trasmigrazione delle anime, te lo porti nella prossima vita. E a quel punto tu arriverai nella nuova vita con un'altra veste, chissà quando, maschio o femmina, e avrai quel magazzino dietro di te che solo tu hai la chiave, che aprirai, e attenzione, lì quello che c'è dentro è il risultato delle tue vite precedenti e quindi dovrai purtroppo attingere solo da quel magazzino. In termini pratici, c'è un detto orientale bellissimo che dice: colui che nasce cieco senza ombra di dubbio aveva ciecato in una vita precedente. Ma non è che nasce nella nuova vita e dice
Sì, sono cieco perché mi hanno detto che ne ho accecati un paio la vita precedente, quindi adesso sto pagando. No, troppo semplice. Nascerà cieco e dirà: Metapino, è sventurato, ah, che vita ingiusta. È lì che paga il pegno. Chiaro come si fa? Okay? È lampante perché hai proprio la cosa chiara, lo schemino serve in questo caso. Serve perché tu fai proprio è proprio una sintesi della mia vita, capisci? Per esempio qui l'Antonella Siberi che scrive: caro Marco, sono in eccesso di crediti senza dubbio, quindi lei ha bisogno di sorridere, ha bisogno di avere la sua vita, ha bisogno di fare qualcosa, ma non puoi essere solo una vittima e dire ma come faccio? E sapete qual è la cosa più terribile? Riempirsi di alibi. Gli alibi sono il grande errore. È perché c'ho questo che non mi lascia andare, è perché se no non saprei come fare a vivere, è perché così, è perché cos'ha. Siete pieni di alibi. Invece dovete fare come dicono in Spagna. In Spagna quando arrivano lì si guardano e si dicono ya sta. Proprio si guardano allo specchio e dicono sabes, ya sta. Non c'è più nessun argomento. Basta. Segnatevi queste 3 parole in stampatello grande. Adesso, su un foglio bianco, segnatevele. Prima parola, soprattutto a voi donne, prima parola in stampatello grande. Rispetto. Seconda parola, dignità. Terza parola, libertà.